finisce qui! Fate spazio in bacheca perché l'Inter vince anche la Coppa Italia e incide nella magnifica storia nerazzurra, una stagione d'oro con una doppietta d'applausi perché i più forti d'Italia siamo noi! Por la decima! Questa è la decima importante. Ragazzi, 317 giorni fa eravamo usciti dal mondiale per club con un Inter che sembrava distrutta, con Lautaro che era arrabbiato, Marotta che diceva si riferisce a Çalhanoğlu, la tifoseria preoccupata per un tecnico che arrivava con 13 panchine, un mercato così e cos'ha. 317 giorni dopo, scudetto sul petto e decima Coppa Italia. Chi l'avrebbe mai detto? Ma nel frattempo esultiamo! Simo, ho avuto veramente paura che mi completassi la rima scudetto sul petto e brucia il culetto, perché porca miseria. Come godo, signori, la chiusura di un cerchio magnifico, dalle lacrime della scorsa stagione alle lacrime di gioia di quest'anno, 2 trofei italiani per la nostra Inter che completa un dominio totale su questo calcio tricolore, con la pallonata di Gigi Enrique in faccia a Pedro nel finale che ci ha esaltati tutti quanti, proprio in faccia a Pedro, per cui ci hanno sfottuto la scorsa stagione con quei gol, per tutto il resto ci hanno sfottuto un sacco. Stasera l'Inter davanti a Pedro lo ha fatto rosicare, che è entrato subito così nervosino con l'intervento su Di Marco, faceva quasi scattare la rissa, e poi Gigi Enrique gli spara quella pallonata in faccia che è un'immagine che mi porterò nel cuore, assolutamente. Una vittoria strameritata dell'Inter, che ha approcciato questa finale da squadra nettamente superiore. Pensavamo e dicevamo che sarebbe stata una finale molto diversa rispetto alla gara che abbiamo affrontato pochi giorni fa in campionato, e invece tutto sommato è stata molto simile, con l'Inter che sblocca con l'autogol di Marusic sul calcio d'angolo e poi raddoppia con capitano Lautaro Martinez, che quest'anno, complice anche gli infortuni, aveva giocato solo 34 minuti in questa Coppa Italia, non aveva ancora segnato, e come facevi notare tu in diretta, Simo, segna proprio al 34esimo minuto in questa partita il suo primo gol della Coppa Italia, ancora una volta in finale, per continuare a ribadire comunque come Lautaro, il capitano, ci mette il timbro. Lui che ieri in conferenza aveva detto altro che sazi per il campionato, e anzi proprio questa vittoria del campionato ci ha tolto della pressione, ci ha tolto la scimmia del dover vincere. L'Inter ci ha messo ancora più voglia di vincere questa Coppa Italia in una finale che l'Inter ha totalmente dominato. Simo, l'Inter ha avuto il controllo della gara anche a livello di ritmo, di controllo delle operazioni, solo una decina di minuti per la Lazio, con un paio di occasioni, ma niente di veramente clamoroso. Forse l'Inter ha avuto più opportunità per andare sul 3-0 piuttosto che sul 2-1 la Lazio. Sì, ha avuto giusto quell'occasione dove Martinez ha parato di volto, di fatto, su DA, però è stata una partita amministrata dalla squadra più forte in campo, da quella che ha più esperienza, con più status. E infatti non so se sei d'accordo, ma non ho mai avuto la sensazione di una partita. Sai, anche quando si dice no, sei 2-0, sei tranquillo ma fino a un certo punto, perché se poi loro ti fanno un gol te la riaprono. Io non ho mai avuto questo tipo di sensazione questa sera. L'Inter ha veramente controllato dall'inizio alla fine. La Lazio non è mai riuscita, o quasi, a metterci pressione, a sfruttare anche un pubblico che tornava dopo tanto tempo a spingere i suoi giocatori, e questa è una vittoria quindi di ancor più valore, che dimostra di nuovo appunto quanto l'esperienza anche accumulata dai nostri ragazzi negli anni, i trofei vinti, poi contino sul campo. E oggi l'Inter, ripeto, ha vinto di autorità e ha vinto una coppa molto importante, perché come stai facendo vedere è la decima, lo dicevamo da un po', la decima, per citare un club con la maglia bianca che ne ha vinte altre di 10, ma va bene così. Dai, che spettacolo però questa decima lì. Fate spazio in bacheca, per favore, per aggiungere questa decima Coppa Italia. Altro che ciliegina sulla torta. Questa è una tortona ricca, ci stiamo facendo proprio un bel pasto quest'anno, ce la stiamo proprio meritando e godendo. Io ho sempre avuto una particolare passione per la Coppa Italia in aggiunta al campionato, però è davvero per me un'emozione molto forte, veramente, me la sto godendo alla grande. Anche questa vittoria importante, coronamento ulteriore di una
di una grande stagione che ha fatto l'Inter in Italia, che getta delle basi ancora più solide anche per il prossimo futuro. Assolutamente. Tra pochissimo avremo anche il collegamento con la nostra Romina dallo stadio, quindi rimanete collegati anche per la nostra Romina. Vi chiedo anche un po' di darmi nei commenti i vostri top e flop, i vostri migliori, ecco, di questa partita. Il nostro José che dice un'altra coppa con passione Inter, Franco Marelli che scrive il doblete è nuestro, ora come cambiamo Pepo per Vicario, forza Inter, forza passione Inter sempre. Di mercato ne riparleremo, Franco. Adesso lasciamo spazio alla goduria totale, come scrive anche il nostro Giovanni Turrisi, che ringrazio. 10ª Coppa Italia sparata in faccia a Pedro come la pallonata di Luis Enrique, che come scrive qualcuno in chat passerà alla storia per questa pallonata. Andrea D'Agostino, grazie Andrea, chi aveva detto a dicembre che avremmo vinto scudetto e Coppa Italia? Chi? Lo ha detto Andrea, che aveva preannunciato anche un 7-0 che non si è verificato. Andrea, un grande saluto. Beppe, grazie di cuore Andrea, scherzo, ti prendi in giro ovviamente. Doblete, l'urlo al cielo del nostro Beppe, come la nostra Angela, sotterrati tutti, grande passione Inter. Grazie Angela, grazie di cuore. Preparazione H per tutti, scrive il nostro Fabio che fa pubblicità giustamente. Noi introduciamo la nostra Romina. Romy, buonasera, ben trovata. Eccola. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Mi sentite? Come andiamo? Benissimo, benissimo. Mi sentite? Sì. Ok, ottimo. Bene. Romina, forse c'è un po' di ritardo. Facci tu il tuo monologo dallo stadio. Ci dici i momenti top, i momenti più belli, le emozioni più grandi, chi è il signore accanto a te, se ci vuole salutare, tutto quello che vuoi. Vai. Allora, momento top, la ballenata a Pedro. Se si può. Se si può. Oh. Di questa partita. Ti voglio bene, Romina. Ti voglio Poi bene. recupererai la cosa che ha detto Lorenzo in quel momento lì, poi la recupererà. Ho esultato in quel momento che sul gol del 2-0, ragazzi, c'è stato un momento altissimo praticamente. No, vabbè, a parte gli scherzi, devo dirvi che è stata una partita incredibile, dominata dall'Inter. La Lazio non è stata la Lazio di sabato, ma è stata comunque una Lazio molto in difficoltà, con un Inter invece molto presente che da subito ha fatto vedere insomma quali erano le intenzioni. Quindi è stata una vittoria veramente fantastica. Adesso si respira un clima meraviglioso, tutta la squadra è andata sotto la curva, stanno tornando adesso perché si stanno per avvicinare per prendere la coppa, per alzare questa coppa. C'è veramente un ambiente formidabile. Devo dire che anche la tifoseria interista è stata come al solito pazzesca, perché devo dirvi che nonostante ovviamente lo stadio fosse diviso a metà, ci fossero tanti tifosi biancocelesti, ci siamo sentiti sempre noi ragazzi, è stato incredibile, sembrava di essere a San Siro, cori per l'Inter, i nostri cori per i giocatori, è stato tutto veramente incredibile e diciamo che meglio di così la serata non poteva andare, ecco, quindi pazzesco. In una stagione è tutto incredibile, sono stra-emozionata ragazzi, veramente. Bellissimo, bellissimo. Ringrazio Giovanni che dice compriamo le azioni dell'azienda che produce il Malox e diventiamo ricchi. Bellissimo. Rosario, la 10ª Coppa Italia in faccia a Pedro, karma, scrive il nostro Rosario. Miglior cambio Luis Enrique. Vedete, voi avete avuto dubbi sui cambi di Chivu, che invece ha avuto ragione ancora una volta. Romina, Chivu è stato indemoniato in panchina, mentre ringrazio De Pica Pica fino all'ultimo istante. Sì, dal primo all'ultimo minuto è stato veramente iperattivo Chivu, veramente, era presentissimo, scalciava, sbracciava, ha fatto di tutto, proprio partita alla Chivu. E poi come hai detto tu, come avete detto voi, ha azzeccato i cambi, magari anche nel dubbio di molti, anche io comunque stavo commentando con i colleghi alcuni cambi, e invece ha avuto ragione lui come sempre. E che dire ragazzi, cioè, coronare questa stagione con questa coppa, con una partita appunto che Chivu ha indirizzato anche nella maniera giusta, ci dà solo la conferma del fatto che i meriti sono anche di questo allenatore, e si vede anche nel gruppo, gli abbracci. Sto vedendo comunque delle immagini bellissime. Già la panchina da qualche minuto prima della partita del triplice rischio si era alzata, si erano abbracciati tutti, stavano cantando, stavano incitando la turba, Chivu stava incitando la turba. Momenti veramente incredibili. Se guardiamo indietro a solo un anno fa neanche, eravamo tutti spezzati, tutti delusi. Maggio era un mese pesante e adesso tra qualche giorno festeggeremo fondamentalmente due trofei e penso che non ci sia cosa più bella, veramente. Simo, è di diritto nelle stagioni top che abbiamo commentato su Passione Inter questa, veramente
Troppo bello, altro che coppettina o porta ombrelli. In aggiunta allo scudetto è una stagione veramente storica, un Inter che ha raggiunto i 115 gol in stagione con i 2 di stasera. Mi dici anche chi sono i volti in copertina di questa partita? Mentre vi faccio vedere, ringrazio di cuore. Idolo, devo citare. Eccola, momento top della gara questo. Dai. Ringrazio di cuore Riccardo che me l'ha mandata in live. Grazie di cuore Riccardo. Grandissimo. No, come dicevo prima, secondo Ragazzi, me è stata una scusa, bella... mi metto gli occhiali Vai, perché Romy. non vedo. Va benissimo, va benissimo. Metto gli Per occhiali vedere perché meglio sennò la non vedo. decima. Ok. No, Esatto. giusto. No, dicevo, per me è stata una partita giocata molto bene di squadra, come dicevo prima. Non è che ci sia un singolo che spicca più di tutti. Di certo Dumfries con quel recupero in occasione del secondo gol ha fatto molto bene. Ripeto che secondo me, nonostante qualche errore tecnico, ha fatto bene anche Sucic, mi è piaciuto. Io penso che da mezzala possa dare tanto, ma è una soluzione quella del regista su cui si può lavorare, che si può esplorare sicuramente. E gli attaccanti, Thuram anche oggi quando ha avuto modo di partire scatenava la sua progressione, diventava quasi infermabile. E poi permettimi di dire, il signor Josep Martinez, richiesto numero di interventi in cui è stato richiesto 1, però l'ha fatto. Parata, ha fatto un'uscita buona nel primo tempo, una un pochino così nella ripresa, quindi una piccola menzione anche per lui. E come ci dicevano anche in chat in partita, Bastoni e Bissek, dopo un primo tempo con un paio di svarioni che li hanno portati alle ammonizioni, hanno gestito benissimo il cartellino giallo. Bissek addirittura si è fatto 90 minuti, Bastoni pochi meno, ma non è scontato, soprattutto contro Zaccagni e Isaksen, quindi un applauso anche a loro. Che sono stati sempre a terra, tra l'altro, i laziali sempre a terra a protestare. Io tra quelli che non hai citato, Simo, aggiungo Akanji, che secondo me, soprattutto nel finale, ha fatto delle chiusure importantissime, anche nei primi minuti in cui Bissek ha palesemente sbagliato i tacchetti e scivolava troppo. Akanji è andato a chiudere 2 volte alle spalle di Bissek, che nei primi minuti era partito in versione un pochino horror. Poi Barella, che ha chiuso anche con la fascia da capitano, prestazione veramente potentissima del nostro Nicolò, che anche a livello di quantità di gioco e di chilometri macinati ha fatto veramente impressione anche stasera. Tra poco recupero le super chat, chiedo l'ultimo commento della nostra clip alla nostra Romina. Che succede in campo? Ci racconti un po'? Abbiamo visto tra l'altro molto bella l'immagine di Barella che riconsegna Sì, la allora fascia spero che mi all'Alpari. sentiate perché... Sì. Vai. No, non riusciamo, chiaramente è il momento più delicato anche a livello di connessione. Ci riproveremo dopo con Romina, che poi ci racconterà tutto anche nel club di Passione Inter, ci racconterà tutto anche domani in altri contenuti sui nostri canali social, quindi seguiteci, mi raccomando. Chiudiamo con Giovanni che ci lancia questo Pedro, una bella Coppa Italia in faccia. Sì, bellissima Giovanni. Complimenti davvero. Simo, che ti posso dire? Io sono veramente contento per questa finale, per questa vittoria. Ce la siamo meritata con il pubblico interista che ci ha creduto, che ha spinto, con tutta la squadra che è ripartita, con una squadra che ne esce molto rafforzata anche in vista della prossima stagione. E questa secondo me è ancora la notizia più bella. Per cui dimmi tu se hai altro da aggiungere. No, dico solo, visto che lo stanno inquadrando adesso, una grande vittoria, non solo oggi, ma in tutta la stagione di Christian Chivu, che da una parte si portava dietro delle legittime perplessità da parte della piazza, per un allenatore ancora alle prime esperienze, soprattutto a questi livelli, dall'altra, come dicevamo già prima dello scudetto, ha vinto con la sua filosofia, non tanto a livello tattico, quanto proprio a livello di approccio. Lo diceva anche Lautaro recentemente nell'intervista in cui diceva appunto che lui è un allenatore diverso, che ti concede giorni di riposo, che sa quando deve dirti delle cose e quando non te le deve dire perché è stato giocatore. E questo mi piace molto perché poi nel calcio di oggi, soprattutto in Italia, in cui si va sempre verso certe direzioni, certi discorsi, in alcune cose secondo me Chivu va dalla parte opposta e io francamente apprezzo. Poi tra l'altro è stato eroe del triplete, quindi gli volevamo bene anche solo per quello e quindi sono ancora più contento in questo senso. Chiudiamo la clip, vi aspettiamo su passioneinter.club, condivido il messaggio del nostro Simone per Christian Chivu che se l'è meritato, è stato bravissimo, grazie davvero Inter per queste emozioni che ci regali. Vi aspettiamo nel club, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando.